Ciao ragazzi, benvenuti sul canale dell'architetto. Ricordate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Avete già preso la temperatura ai vostri scelli? Male, in questo periodo di pandemia bisogna fare attenzione. E avessero mai preso il virus? Vabbè, bando agli scherzi. Allora oggi vi farò vedere in questo breve tutorial come andare a rilevare la temperatura d'esercizio dei vostri scelli installati nelle varie scatole dell'impianto elettrico. Andiamo ora a vedere come procedere. Si può fare tutto comodamente dal computer, dal vostro PC. Andremo a scrivere il link dell'indirizzo IP del vostro Shelly. Per questo vi consiglio di impostare l'indirizzo degli IP statici, in modo che facendovi un foglio di Excel con le varie camere, i vari accessori, con ognuno il proprio IP, potete accedere in qualsiasi momento a vedere lo stato del vostro Shelly. Con questo comando che andiamo a scrivere, che vedete in sovraimpressione, si andranno a rilevare diverse informazioni sullo Shelly, tra cui anche la temperatura d'esercizio. Con questa stringa accederemo al nostro Shelly e qui andremo a individuare tutti i dati che può memorizzare lo Shelly. I dati della nostra rete con il gateway, il submask, indirizzo IP e quant'altro. E proprio qua trovate la temperatura del vostro Shelly. Eccola qua cerchiata di azzurro. Di norma se lo Shelly è all'interno di una scatola interna della vostra abitazione, la temperatura varia dai 45 ai 55 gradi. Se vedete che le temperature sono più elevate, fate attenzione perché magari ci può essere qualche malfunzionamento. Vi conviene pertanto andare a smontare la scatolina, vedere se il vostro Shelly è una condizione ottimale. Ecco svelato il modo per andare a controllare la temperatura dei nostri Shelly e speriamo di non aver preso il virus. Un'altra stringa che ci permette di vedere la configurazione degli Shelly è la seguente. Si inserisce sempre l'indirizzo IP, poi /settings, setting con la S finale. Di qua andiamo a avere la carrellata della configurazione di tutte le impostazioni dello Shelly in questione. Molto interessante. Allora, andiamo ad analizzare nel dettaglio tutti i dati che ci vengono forniti da questa stringa. Innanzitutto troviamo il nome della rete Wi-Fi a cui è connesso il nostro Shelly, l'indirizzo IP, che nel mio caso è indirizzo IP statico, vi dà l'indicazione se è correttamente connesso al cloud. In questo caso vedete connected true, perciò true vuol dire che è connesso al cloud, fosse la scritta false vuol dire che non è connesso al cloud. Se è connesso tramite connessione MQTT, vedete in questo caso qua non è connesso, difatti c'è scritto false. Il seriale del cloud, adesso vado a evidenziare le cose principali. Il seriale dello Shelly, il MAC address dello Shelly, lo stato di azione, cioè se è attivo oppure non attivo. In questo caso indica che è una tapparella, vedete che tra le api c'è scritto rollers, vi dice che in questo momento è ferma, che è su stop, e poi vi dà tutta una serie di informazioni sulla configurazione attiva dello Shelly. Ok, ora guardiamo ancora il risultato di uno Shelly EM, gli Shelly, quelli dotati di pinza amperometrica che servono a misurare il consumo di corrente. Anche qua troviamo il wifi col suo nome, l'indirizzo IP, il MAC address e tutti gli altri dati. In più, cosa interessante, possiamo andare a leggere praticamente i valori che sta leggendo lui con la pinza amperometrica. Infatti, vedete nelle ultime righe c'è il totale dell'amperaggio, il totale della
energia immessa in rete, anche perché sono possessore di un impianto fotovoltaico, di conseguenza ho sia la parte di prelievo dalla rete che quella di immissione nella rete, e alla scritta power praticamente viene registrato il consumo istantaneo. In questo momento sono 966,66. Se voi fate un refresh della pagina vedete che questi valori cambiano e si aggiornano. Ora un'altra piccola curiosità: per accedere direttamente al cloud da computer dello Shelly basta fare in questo modo qua. Se voi inserite l'indirizzo IP direttamente su un vostro PC, entrerete automaticamente nel cloud di Shelly e da qui potrete configurarlo. Poter effettuare queste operazioni di accesso da PC al cloud è molto utile, in particolare quando non so, dovete cambiare le porte degli Shelly oppure avete cambiato il router, allora dovete configurare tutti gli Shelly una volta sola. Facendo così è più facile configurarli e si fa anche più in fretta per il fatto di poter digitare comunque con una tastiera fisica. Ed ecco tutto. Il tutorial è terminato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti dei futuri video e suggeritemi nei commenti se conoscete altri trucchi con le stringhe degli Shelly. Grazie a tutti dell'attenzione e buona sperimentazione con i nostri Shelly. Ciao!